Tac, che spettacolo, è venuta perfetta. Non si muove mai più e mai altro. È il 19 novembre e oggi mi arrivano le finestre nuove che andranno qua nei fori centrali. Una cosa che non so se vi ho già detto è che due di questi fori grandi voglio chiuderli, e per chiudere i fori ho avuto un suggerimento interessante, che è quello di coprire esternamente con una lamiera che incollerò e fisserò anche strutturalmente dall'interno. 15 gennaio e finalmente sono pronte le lamiere in alluminio che devo incollare per chiudere i fori delle finestre dello scolabus. È stata lunghissima questa attesa, forse è meglio così, perché le colle non si incollano bene sotto certe temperature e sta iniziando giusto adesso a riscaldarsi l'atmosfera, altrimenti non avrebbero tenuto molto. È il 16 gennaio, iniziamo col prendere la misura di questi farseri qua e a tagliarle. Allora, stamattina in realtà con l'aiuto del mio amico Nicola abbiamo già controllato se i tagli fossero giusti ed effettivamente queste curve qua sono perfette. L'unica cosa è che le lastre sono leggermente più corte di quello che avrebbero dovuto essere e ci sarà un piccolo gap di 3-4 mm tra una e l'altra, quindi dovrò decidere se lasciare il gap qui centrale oppure sul bordo, ma mi sa che lo lasciamo sul bordo, che tanto con il sigillante non si noterà. Tra l'altro stavo pensando dove le lascio ad asciugare i pannelli di alluminio col fondo epossidico, perché lì sotto non è il top, cadono cacche di piccione dall'alto, camminano i gatti, mi serve un luogo abbastanza grande, coperto, asciutto. Perfetto! Eccoci, è il 15 febbraio e oggi continuiamo. Iniziamo rimuovendo i morsetti da questa lamiera qua e poi cerchiamo di capire come creare la cornice di listelli e come fissarla. Ok, i listelli sono pronti e in realtà non l'ho filmato, ma è anche passato Nicola a darmi una mano per segnare nuovamente interno la posizione delle lamiere e dove mettere i listelli. Adesso però voglio utilizzare un metodo diverso rispetto all'ultima volta che l'ho fatto, perché ho notato che creando prima la cornice, fissandola con le viti e poi incollandola, non era perfettamente appoggiata in alcuni punti sulla lamiera, quindi voglio prima incollare i listelli alla lamiera e dopo fissarli tra di loro con delle viti. Penso che sia una buona idea, però avendo solamente 8 morsetti mi sa che potrò fare pochi pezzi alla volta. Domani andremo avanti con la seconda, purtroppo siamo limitati anche dall'attrezzatura. Buon dai, alla fine mi sono un po' arrangiato e un pannello sarà pronto domani. Sono riuscito a fissare sia i lati lunghi con i morsetti ma anche le parti centrali. Inoltre ho creato queste rudimentali morse con pezzi di scarto e viti, che però saranno sicuramente molto comode per fissare bene questi due angoli che vedevo leggermente staccati. Continuiamo domani. Alla fine ieri sera ho fatto altri 2 morsetti. Adesso niente, rapidamente facciamo la stessa identica cosa sull'altro pannello.
Sono stato incredibilmente più veloce oggi, perché chiaramente è la prima volta che si fa tutto, si sta una vita. Oggi sapevo esattamente cosa fare e in che ordine. Peccato che sia finito questo pezzo, non devo più fare altre parti così. Vabbè, prossima volta, se avete bisogno per uno scuolabus ci sono. Per oggi basta così, che non mi sento tanto bene e devo andare a comprare il rullo, quindi ci vediamo domani. 17 febbraio, alla fine ho preso il rullo e sono pronto ad andare avanti. Oggi vediamo anche come tenere le lamiere fissate intanto che si incollano, oltre a fare i buchi per le viti interne. In realtà ho avuto diverse idee su come premere le lamiere contro la parete dello scuolabus per incollarle bene. Inizialmente pensavo a dei cavi interni, fare magari dei buchi nelle cornici, utilizzare delle cinghie e fissarle all'interno dello scuolabus. Però ho anche paura un po' a tirare troppo dall'interno, non vorrei mai che un listello si staccasse dopo tutta la fatica che abbiamo fatto a incollarli. Non dovrebbe succedere, perché sennò vuol dire che la colla non tiene così tanto, però meglio non rischiare. Inoltre ho scoperto che tecnicamente non serve neanche premere estremamente tanto, perché questa colla tiene bene anche con 2 mm di spessore e ho notato che posso raggiungere questo spessore anche con un leggero movimento. Se premo letteralmente o colpisco con un martello non succede nulla, ma se faccio dei piccoli movimenti avanti e indietro, allora la colla si muove e si assottiglia, si riesce ad avvicinare di più la lamiera a ciò che deve incollarsi. E poi, appunto, utilizzando questo metodo potrei essere abbastanza in pressione per tenere il tutto fermo con le viti interne. Quindi forse non è neanche necessaria la pressione esterna. Sono soddisfatto all'85%. Da questo lato tanto bene che riesco a mettere i morsetti, dall'altro lato riesco a metterne uno con un po' di marchingegni qua, con tanti pezzi di legno. L'unica cosa che non mi sono contentissimo di questa giunzione qua, è proprio precisa e anche tutta la linea verticale è precisissima. L'unica cosa che non mi convince troppo è che qua sopra ci sono 2-3 mm aperti. Considerando che siamo subito sotto la grondaia e che comunque metterò un bello strato spesso di sigillante, non penso che sia un problema. Adesso proviamo a mettere la seconda lamiera e vediamo se anche questa ci dà le stesse o più soddisfazioni. Ok, questa è venuta meglio della prima, anche sopra, anche qua è leggermente aperto, ma meno di 2 mm, e poi sigilleremo bene tutto quanto, riempirò di sigillante anche all'interno della fessura. Poi ho una mezza idea di mettere anche dei rivetti almeno sopra e sotto, perché comunque è solo incollata, anche se ci sono i listelli e le viti, però è incollata anche ai listelli, quindi non so se fidarmi al 100% solo della colla o se mettere anche dei rivettini, però è così bella! Intanto per oggi basta. Ciao! È il 27 febbraio e alla fine, dopo tanti pensieri, ho deciso di fissare le lamiere non solo con la colla ma anche con dei rivetti, così da avere una doppia tenuta e una è meccanica, quindi se la colla con le vibrazioni nel tempo dovesse mollare non rischio che mi volino questi pannelloni di alluminio per strada. Per i rivetti ho domandato a un amico idraulico, Luca, che ringrazio, che mi ha suggerito di utilizzare questi rivetti qua, che non sono quelli filettati, però hanno una guarnizione, che sono fatti per stare all'aperto e appunto per bloccare l'ingresso dell'acqua, con la guarnizione che automaticamente viene schiacciata nel momento in cui si va a fissare il rivetto.
Perciò siamo in una botte di ferro. Poi mi sono anche divertito ancora un po' con il sigillante. Ho messo il secondo strato ed è... Adesso è l'acqua che ha paura di noi. Sarà 1 centimetro quadrato di sigillante, impossibile da penetrare. Domani voglio andare avanti con l'altro lato e dopodiché dobbiamo solamente colorare, perché voglio dargli una mano di crack o 2 mani di crack and coating, perché non mi piacciono questi bordi bianchi. Adesso vado, basta che mi fanno male le dita, che a forza di tirare il sigillante ho tutte le mani inghisate. Continuiamo domani. È il 5 marzo e sono passati esattamente 5 giorni da quando abbiamo messo il sigillante, quindi adesso è bello asciutto, si è essiccato completamente e quindi ho avuto la conferma sia da parte dell'azienda che mi ha mandato la vernice, sia da parte dell'azienda che mi ha mandato il silicone, che posso verniciare sopra di esso, così che facciamo sparire queste grosse linee bianche. E poi avremo ufficialmente finito con la fase di chiusura e sigillatura.